Sono Santino Ruggera, ci troviamo qui nel mio ristorante a Cannata, nella meravigliosa isola di Salina. Lavoravo in una piccola emittente televisiva delle Isole Eolie che si chiamava Teleisole. Il mio ultimo lavoro realizzato per questa emittente fu proprio un documentario dal titolo Il postino, romanzo di un film. Ovviamente in questo documentario abbiamo ricostruito attraverso le interviste a persone del posto il retroscena di questo film, e quindi devo dire molte cose sono venute alla luce. Massimo Troisi era nato con una malformazione cardiaca e poi era stato a Houston, dove era stato sottoposto ad un delicato intervento che per molti anni gli permise di condurre una vita praticamente normale. Riuscì addirittura a giocare nella nazionale attori, nella nazionale di calcio. Nel corso degli anni poi c'era stato qualche piccolo avvisaglie, questo cuore iniziava a fare nuovamente qualche capriccio e gli consigliarono un nuovo intervento. Praticamente dopo questo intervento non si è più ripreso, non è più stato il Massimo Troisi di prima. Quindi lui fa fatica a riprendersi, legge questo meraviglioso romanzo di Scarmeta e cerca di trovare un posto dove girare questo film. Lui non era in condizioni di girare, quindi vengono mandati in giro per l'Italia alla ricerca del posto ideale il produttore e il regista che si unì, Redford, che accompagnò nella regia Massimo, visto che le sue condizioni di salute non erano ottimali. Quando arrivarono qui a Salina, si fermarono nell'isola, girarono alcuni video da fare anche visionare a Massimo. Non erano stati a Pollara. L'isola non li colpì in maniera particolare. Dovevano partire e viene fuori una giornata di cattivo tempo, restano bloccati qui nell'isola. E allora il signor Bongiorno, Nino Bongiorno, che li aveva portati in giro in alcune frazioni, consigliò di andare a vedere, visto che avevano del tempo a disposizione, anche la frazione di Pollara. Arrivando lì rimasero a bocca aperta e capirono che quello era il posto ideale dove andare a girare questo film. Quindi arrivarono in un momento pure particolare dove c'era il tramonto che in questa zona è davvero unico. Rimasero quindi senza parole. Lì Pollara è sicuramente un posto magico, dove praticamente ti sembra quasi di essere fuori dal mondo, immerso nella natura, di fronte alle isole di Filicudi e Alicudi. Poi, come ti dicevo, lì il tramonto è straordinario e c'è la particolarità che questo paesino è praticamente sorto sulla metà del cratere che milioni di anni fa esisteva, che è rimasto, mentre una parte del cratere crollò, sulla parte restante, che rimase emersa dalle acque, sorse poi il paesino di Pollara. Naturalmente dall'alto tu ti accorgi appunto di questo cratere, di questo vecchio cratere oramai silenzioso da secoli, dove ci sono queste piccole casette sparse nel verde circostante. È una frazione che vive praticamente di agricoltura, dove di fronte poi hai veramente uno scenario unico e straordinario.